Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video interamente dedicato alla nuovissima Athena Touch prodotta da Peb Machinery e che vedete qui alle mie spalle. Io ce l'ho da un po' di giorni e qualcuno tra voi, di quelli più attenti ai dettagli, hanno notato la macchina che sta qui in casa da un po' attraverso la visione degli ultimi video che ho realizzato e mi ha chiesto di parlarne. Athena Touch, come vi dicevo, è la versione digitale con un cruscotto totalmente digitale che vedete lassù in alto e che fa somigliare molto questa macchina a quelle professionali che utilizzano questo tipo di strumentazione già da un bel po' di tempo. Ma Athena Touch non è uno strumento dedicato ai professionisti delle grandi pizzerie semplicemente perché ha la vasca da 6 kg, ma certamente è dedicata ad appassionati evoluti, appassionati che vogliono in qualche maniera avere un'impastatrice per sempre, oppure comunque a formatori oppure a piccole aziende che si possono accontentare di un impasto da 6 kg. Con questa macchina parliamo di 36 kg d'acciaio e già questo deve certamente indurci a capire che quando facciamo confronti tra impastatrici, oltre al risultato, conta anche la robustezza, soprattutto in una prospettiva verso il futuro. Per cui una macchina robusta come questa certamente non ha nulla da temere dagli anni che passano. Prima di procedere però a questo punto direi di avviare subito un impasto, così mentre io vi parlo della macchina nel frattempo prepariamo un impasto al 75% che io utilizzerò per delle teglie romane. Ed eccoci qui davanti alla macchina, come potete vedere adesso inizio a inserire gli ingredienti, si parte con la farina e con il lievito e si fa fare secondo il programma che io ho preparato e di cui vi parlerò tra pochissimo, si inizia a fare qualche giro per arieggiare la farina e amalgamare bene le dosi di lievito, anche se si parla comunque di dosi minime. Successivamente aggiungo circa il 70-72% di acqua, ben fresca dal frigo perché in questi giorni comunque è ritornato il caldo alla grande, e poi si avvia il programma. Ora voi lo vedrete mentre io ritorno al tavolo e continuiamo a parlare della macchina. Ed eccomi di nuovo qui. Quindi, come avete già avuto modo di capire, questa macchina è robotizzabile quasi per intero. L'unica cosa che non possiamo fare è robotizzare al momento, non è esclusa una prospettiva futura, robotizzare l'inserimento dell'acqua, la parte diciamo eccedente il 65-70% che iniziamo a mettere dall'inizio. Parlo di 65-70% della dose iniziale. Tutto quello che resta, come vedrete, come state già vedendo, viene inserito da me piano piano man mano che l'impasto lo richiede. Athena Touch monta, come anche la versione base, la nuova versione base, perché Athena Touch esce insieme a una nuova versione base, monta alcune importanti caratteristiche che sono anche delle novità. Innanzitutto ha un nuovo verme. Il verme, sostanzialmente la spirale che gira al suo interno, e questo realizzato per Peb Machinery, è veramente un ottimo verme capace di tenere imbrigliato l'impasto e di condurlo al centro, ma soprattutto è un verme realizzato in acciaio in maniera industriale, per cui ognuno è uguale all'altro senza neanche una piccolissima variazione, e veramente funziona molto bene. Funzionava bene anche il verme utilizzato in precedenza, ma questo è certamente un passo avanti, come sono anche passi avanti il nuovo rapporto tra i giri della vasca e i giri del verme, che costituiscono praticamente uno degli assi portanti di qualunque impastatrice e che è facile anche individuare facendo dei piccoli calcoli a casa. Il produttore ha leggermente variato questo rapporto, accogliendo quindi anche suggerimenti degli appassionati che usano Athena da tempo e che hanno provato appunto a suggerire piccole modifiche. Nuovo è anche il posizionamento del verme, il suo posizionamento rispetto alla barra spezzapasta che sta davanti e che, come sapete, è leggermente inclinata, e anche il rispetto naturalmente al bordo della vasca che gira. Sostanzialmente abbiamo guadagnato una maggiore vicinanza, questo consente all'impasto di essere interamente governato dal processo di impastamento. Identicamente è calata notevolmente la distanza del verme dal fondo della vasca,
tasca. Questi piccoli cambiamenti ci consegnano, insieme ad altre caratteristiche, un'impastatrice sostanzialmente infallibile e molto semplice da usare, ma soprattutto un'impastatrice aperta ai contributi di noi appassionati. Questa impastatrice, infatti, essendo completamente digitale, ha anche la possibilità di essere programmata. In Athena Touch noi possiamo avere ben 10 programmi, uno diverso dall'altro, progettati da noi secondo le nostre esigenze, secondo il nostro tipo di farina prediletto, secondo i dosaggi dell'acqua, secondo le condizioni anche atmosferiche, nel senso di temperatura che noi abbiamo nel nostro ambiente in cui impastiamo. Possiamo fare 10 programmi, al momento ne ho realizzato alcuni, quello che stiamo usando è quello per il 75% dedicato alla teglia romana o, in alcuni casi, a una particolare forma di pizza napoletana ideata dal maestro Stefano Ciccarelli. La bellezza di questi programmi è che noi, secondo la nostra esperienza, impostiamo la macchina perché vada avanti a certe velocità per un certo tempo, cambiando le velocità secondo la nostra programmazione, che naturalmente è basata sull'esperienza d'uso. La bellezza di questi programmi è che ci consentono di apprezzare pienamente la precisione dei giri, e credetemi che è veramente una sorpresa scoprire, quando si impostano 100 giri, quanto sono 100 giri. Athena Touch, come anche la versione normale, gode della possibilità di andare da 50 a 300 giri. Diciamo che avere un po' di disponibilità di giri aggiuntiva come questa, che va fino a 300, ci può consentire di uscire da alcune difficili situazioni in cui magari per qualche errore nostro nel versare l'acqua l'impasto sta tendendo a perdersi. Allora, aumentando la velocità, si recupera facilmente. Una delle caratteristiche di Athena Touch, come pure di Athena normale, è quella sostanzialmente di poter girare con un basso numero di giri. Anzi, per condurre rapidamente l'impasto verso il centro occorre proprio utilizzare pochi giri. È una macchina paciosa, è una macchina serena che non necessita di essere mandata subito a impazzire. Anzi, è fortemente consigliato per i primi 3-4 minuti restare entro i 100 giri, quindi proprio un basso numero di giri, in modo che l'impastatrice inizi a creare la massa e ce la porti un po' verso il centro. Un'altra delle caratteristiche di Athena Touch è che nella sua programmazione naturalmente non esclude la funzione manuale, semplicemente non c'è il pomello per regolare le velocità, però se noi vogliamo possiamo fare un impasto completamente in manuale, impostando le velocità tempo per tempo man mano che procediamo. Identicamente è fondamentale sapere che anche i nostri programmi non sono un qualcosa che si avvia e poi impediscono a noi, padroni del macchinario, di intervenire. In ogni momento noi possiamo fare correzioni a seconda delle esigenze, oppure addirittura interrompere il programma e proseguire in manuale. La soluzione più semplice che talvolta può accadere è quella di riscontrare un bisogno maggiore magari di giri in un certo momento, oppure di ridurli in un altro momento, e si può tranquillamente intervenire impostando nuovi giri lì all'interno del programma man mano che funziona. Questa, cari amici, si chiama duttilità ed è davvero una grande caratteristica di questa macchina. Nel video che voi state vedendo l'impasto è abbastanza piccolino, per cui per apprezzare le classiche zucche, quelle belle che anche Athena ci sa regalare con grande profusione, bisogna naturalmente ricordarsi che l'impasto deve essere un po' più grandicello. Però d'altra parte io preferisco fare un video con un impasto piccolino, perché certamente per una impastatrice è una prova più grande che farlo con un maggiore quantitativo di ingredienti. Credo di avervi detto sostanzialmente tutto ciò che riguarda Athena Touch, considerando che la vera grande novità consiste nel suo cruscotto digitale. L'impasto che io ho avviato sta continuando ad andare avanti qui a fianco a me. Naturalmente c'è l'esigenza di chiudere il video entro un tempo ragionevole, per cui adesso io lo lascio concludere e vi faccio vedere un po' queste ultime fasi finali, avendo velocizzato tutta la procedura, ma considerate che sostanzialmente si tratta di impostare programmi che vanno tranquillamente dai 12 fino a circa i 17-18 minuti, non oltre. In certi casi può essere necessario aumentare magari o ridurre il tempo di impastamento a seconda della condizione in cui troviamo l'impasto, ma in quel caso si mette in manuale e si opera tranquillamente mentre siamo in presa diretta. Bene, cari amici, avete visto come si è concluso l'impasto. Io direi che si è concluso in maniera più che soddisfacente. Per me Athena Touch
è una grande macchina e vi voglio dire che sicuramente non deluderà le aspettative di chi la avrà tra le mani. Al momento io vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo sempre in questo canale.